Fare le quotidiane pulizie di casa è importante per l'igiene e la salute di tutta la famiglia, soprattutto dove abitano dei bambini. Per rimuovere polveri sottili, acari, virus e batteri depositati sulle superfici, si possono adoperare dei panni in microfibra e alcuni detergenti preferibilmente ecologici. Da non sottovalutare anche la periodica verifica dello stato delle pareti dell'abitazione, dove l'umidità di risalita, spesso, è la causa principale della formazione di muffa, cattivi odori e spore nocive alla salute. Oltre alla manutenzione e la pulizia ordinaria, c'è da considerare anche un ulteriore aspetto, ossia la qualità dell'aria in casa. La qualità dell'aria è determinante per il nostro stato di salute. Purtroppo l'aria che respiriamo nelle nostre case non è salutare, e questo dato è stato spesso confermato dagli scienziati. Il monossido di carbonio scaturito dall'inquinamento atmosferico è responsabile delle malattie all'apparato respiratorio e di vari disturbi fisici meno gravi. Aprire spesso le finestre può aiutare, ma non basta. Le impurità e gli allergeni nell'aria possono causare sintomi spiacevoli, ma con le dovute precauzioni è possibile garantire una sufficiente depurazione dell'aria in casa tramite appositi sistemi di filtrazione. Esistono in commercio dispositivi per varie esigenze e disponibilità di budget. Si può optare per l'acquisto di purificatori portatili, i cui prezzi variano. Si va da 100 euro, per quelli di fascia bassa, a 800 euro per depuratori di fascia alta. Da tenere presente che, per filtrare aria in locali di 30 metri quadri, è necessaria un'efficienza di depurazione di 230 metri cubi ora. Se si ha la possibilità di investire un budget superiore ai 1000 euro, si può optare per l'installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata. Tuttavia, se puoi investire meno di 100 euro, e sei alla ricerca di un'idea fai da te da realizzare con poca spesa, ma che sia abbastanza efficiente per filtrare l'aria in casa, allora continua a guardare questa video guida. Stiamo per suggerirti una soluzione che fa al caso tuo. Questa soluzione fai da te per pulire l'aria in casa può essere usata per la camera da letto o altri locali, e riesce a catturare fino al 90% delle particelle inquinanti. Inoltre, il dispositivo artigianale che stiamo per condividere può essere avvicinato alle piante da interno e ai vegetali in coltivazioni indoor, in quanto un maggiore apporto d'aria pulita favorisce la crescita e la salute delle piante. Se vuoi rendere più sani gli ambienti con una modica spesa, reperisci il materiale necessario, segui i vari steps di seguito illustrati, e mettiti a lavoro. Occorrente: una scatola di cartone a base rettangolare, 37 x 29 cm. Un righello, una matita, un taglierino, un rotolo di pellicola adesiva, una pistola per colla a caldo più uno stick, un filtro EPA, 37 x 29 cm x 2 cm di spessore, un ventilatore pieghevole tipo DCG Eltronic, misura 23 x 23 x 20 cm. C'è da fare però una considerazione. Il filtro EPA con le misure qui consigliate non è sempre reperibile sul mercato. Tuttavia, basterà acquistare un filtro con misure simili e adattare la scatola per tali misure. Inoltre, considera che l'occorrente menzionato si presta alla costruzione di un depuratore di medie dimensioni per stanze di circa 20 metri quadri. Per trattare spazi più ampi, basterà ordinare un filtro e un ventilatore di dimensioni maggiori, di conseguenza, avrai bisogno di uno scatolone adeguato. Ma proseguiamo con l'idea fai da te di base. Procedimento: come realizzare in pochi minuti un purificatore d'aria cattura polveri sottili, germi, batteri e virus. Cerca una scatola di cartone abbastanza grande. Con un taglierino, 1 metro e del nastro per pacchi dovrai adattare il cartone fino ad ottenere la misura adeguata. Crea una scatola rettangolare la cui base misuri 37 x 29 cm. Un lato della scatola deve rimanere chiuso, dall'altra parte taglia le 4 aperture laterali. Capovolgi la scatola. Il lato chiuso deve essere rivolto verso l'alto. Poi, con matita e righello traccia un rettangolo più piccolo all'interno della base. Una volta tracciate le linee, tagliare il fondo. In pratica, dovrai lasciare una bordatura di 2 cm tutt'intorno alla base alta dello scatolone.
Devi ottenere una scatola forata nel mezzo, con una bordatura rettangolare nella parte alta. La parte bassa della scatola deve rimanere completamente aperta. Per abbellire e far risultare più in sintonia con l'arredamento il tuo futuro purificatore d'aria, potresti acquistare un rotolo di pellicola adesiva decorativa. Se prenderai in considerazione quest'ultima opzione, dopo aver acquistato il prodotto, fodera la scatola con la pellicola in tutti e 5 i lati. Una volta applicata la pellicola decorativa, la camera di filtrazione è pronta. Prepara il filtro EPA per purificatori d'aria. Sul mercato se ne trovano di varie grandezze, tuttavia per il progetto qui menzionato, basterà reperire un filtro da 36 x 28 x 2 cm. Scalda con la pistola uno stick di colla e applica almeno 10 punti di colla a caldo lungo la bordatura interna. Prima che la colla asciughi, incassa e incolla il filtro all'interno della scatola. Il filtro, per essere fissato, deve aderire perfettamente al bordo interno. Assicurati che il filtro sia ben saldo al cartone. Appoggia la scatola sul pavimento o sollevala da terra su un piano sicuro come un tavolo o una grossa mensola. Se non lo hai già in casa, ordina un piccolo ventilatore da tavolo pieghevole. Per rendere sicura l'efficacia del purificatore fai da te qui condiviso, ci sentiamo di consigliare di scegliere per questo progetto il ventilatore non oscillante DCG Eltronic VE 9022. Questo ventilatore misura 23 x 23 x 20 cm. Per i dettagli, trovi un link in descrizione. Una volta costruita e posizionata la camera di filtrazione, inserisci dal retro della scatola il ventilatore rivolto a contatto con il filtro. Ora puoi sperimentare il tuo nuovo purificatore d'aria fai da te. Ti spiego in breve la funzione di questo dispositivo. L'aria presa dal retro attraverserà il filtro e l'aria che verrà rilasciata nella stanza sarà depurata da polveri sottili, fumo, spore, odori, batteri e virus. Infine, voglio darti alcuni ulteriori consigli e raccomandazioni. Ricorda, se intendi costruire un purificatore più grande, fai corrispondere le dimensioni dei 3 elementi principali: camera di filtrazione, filtro e ventilatore. I filtri EPA MERV 13 sono anch'essi molto validi per creare un purificatore fai da te. Quando hai finito di costruire il purificatore, tienilo acceso in ogni stanza per almeno un'ora. Secondo la nostra stima, realizzare a casa un purificatore d'aria come quello suggerito in questa guida ha un costo totale di circa 43 euro. Seguici anche su lavoricreativifai-da-te.com e sulla pagina Facebook. Se il video ti è stato utile, sostieni EDZ Diffusion Channel. Effettua l'iscrizione, lascia un like e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Grazie.